Un ambiente domestico profumato contribuisce al nostro benessere e permette alle persone estranee di sentirsi a proprio agio in casa nostra. Chi entra nelle nostre case non si ricorderà mai dei mobili, dei colori, ma si ricorderà dell'odore della vostra casa. Ogni casa ha il suo profumo. Un bel mazzo di fiori freschi è sicuramente il metodo più antico, quello di profumare la nostra casa e di dare quel tocco di freschezza. Anche la polvere ha un odore pesante, ecco perché è così importante di tenere i filtri puliti, filtri dai nostri robot, dai nostri aspirapolvere, aria condizionata, della cappa, lavatrice, tutto quello che assorbe. Sono tanti modi per profumare la casa, uno molto economico e soprattutto molto apprezzato sono gli oli essenziali. Se noi prendiamo poche gocce e mettiamo nel filtro del nostro robot, ad esempio, mentre lui va a aspirare la nostra casa, rilascia anche questo profumo che vi piace di più. Possiamo mettere qualche goccia anche nell'aspirapolvere senza filo. In questo modo anche le nostre pulizie sono molto più piacevoli. Comunque è molto importante, prima di passare ai sistemi di profumazione, è molto importante di pulire a fondo, come dicevo prima, i filtri, la lavatrice, la lavastoviglie, scarico dell'acqua, dei tubi, lavandino, questi sono tutti posti che accumulano il brutto odore. Una volta che abbiamo disinfettato e lavato, sarà molto facile aiutarsi con oli essenziali o con diversi modi di profumare la nostra casa. Un altro posto che accumula i brutti odori è la colla piatta. Ad esempio, quando si è già incrostata con tanta anticalcaria, basta mettere un po' di acido citrico, metto un po' di acqua bollente, lo lascio così 5 minuti e anche dove ci sono le incrostazioni più difficili, in pochi minuti va via tutto e lasciamo tutto profumato, pulito, che brilla. Un altro posto critico è dove stanno le pattumiere. Prima puliamo, disinfettiamo e adesso vi faccio vedere in che modo io li tengo sempre profumati. Possiamo mettere anche le foglie dell'asciugatrice che sono molto profumate, in più assorbono l'umidità e rilascia comunque un bel profumo. Questi sono gli adesivi che si mettono sui piedini della sedia per non sentire rumore, per non graffiare il pavimento. Se noi mettiamo qualche goccetta di olio essenziale, possiamo fare tante cose con loro. Ad esempio ho preso anche i bianchi, dipende dai mobili che voi avete in casa. Prendiamo questo adesivo e lo mettiamo anche dove c'è la nostra immondizia. Così per 3-4 giorni l'abbiamo sempre profumata. Quando vediamo che l'odore già, che il profumo non c'è più, allora basta aggiungere un po' di goccette. Questo è un metodo molto economico e soprattutto che funziona. Ad esempio anche dove teniamo le nostre casserole. Io in questo caso ho messo sotto che non si vede neanche, così ogni volta quando io apro, ecco, esce tutto questo profumo che è anche molto piacevole di aprire i nostri cassettoni. Stessa cosa possiamo fare nel frigo. Lo attacco sempre sulla porta, così quando io apro il frigo, no, si fa questa aria che mi viene con un buon profumo piacevole. Ad esempio io l'ho messa al limone. Un altro posto molto critico è dove teniamo le nostre spezie. Se ci sono le spezie che non sono ben chiuse, ecco, lasciano un brutto odore. Profumiamo anche i cassettoni dove teniamo le spezie. Possiamo mettere tutto chiuso, anche un barattolo delle nostre conserve, che non c'è bisogno di comprare qualcosa fatto apposta. Comunque teniamo tutto profumato. E anche qua ho aggiunto un adesivo profumato e ogni volta quando apro emana questo profumo. Stessa cosa lo facciamo anche in scarpiera e sempre sulle porte. Quando noi attacchiamo sulle porte si sente molto di più. Le salviette dell'asciugatrice le possiamo mettere anche direttamente nelle nostre scarpe, così rilasciano le nostre scarpe belle profumate.
I primi luoghi molto fondamentali dove intervenire è tutto ciò che abbiamo intessuto in casa, le federe, questo possono esserci le tende, gli asciugamani della cucina, e guanti che noi usiamo per il forno, sono tutti questi tessuti che assorbono l'odore. E se siete stufi di stesso ammorbidente commerciale, potete aggiungere invece di ammorbidente qualche goccia di olio essenziale. Per evitare che la lavatrice rilascia dei brutti odori, ogni volta quando finisce la lavatrice lo asciugo bene e lo lascio aperta, così la mia lavatrice so che rimane bella asciutta e fresca. Un altro metodo molto economico e soprattutto molto piacevole è quello di aggiungere qualche goccia di olio essenziale mentre stiriamo. L'importante è che l'olio essenziale sia di buona qualità, perché se no rimangono delle macchie. In questo modo anche quando stiriamo diventa tutto molto più divertente e più piacevole il procedimento. E per pulire bene i nostri divani, i nostri tappeti, penso che non c'è metodo migliore se non quello di bicarbonato e con qualche goccia di olio essenziale. Ad esempio, a me piace molto aggiungere di arancio amaro. Mettiamo sopra un pezzo di carta stagnola, facciamo dei buchi con un coltello, con le forbici e spalmiamo. Lo lascio per circa 2-3 ore, così nel frattempo il bicarbonato assorbe anche l'umidità, le macchie e dopo aspiro. Quando noi facciamo questa operazione ce ne accorgiamo come è molto più fresco anche quando ci sediamo sul divano o passiamo nella stanza, si sente proprio il profumo di pulito. Ci sono vari spray per i tessuti, per l'ambiente, ma se vogliamo una cosa più naturale fatta in casa, senza profumi chimici, senza che inquiniamo, possiamo in un diffusore aggiungere un po' di acqua e anche qua qualche goccia di essenza di olio, quello che vi piace di più. Io amo molto gli odori più freschi, tipo limoni, menta, in base ai vostri gusti, e questo possiamo spruzzare anche sui cuscini decorativi, sulle nostre coperte. E sì, sicuramente bisogna lavare bene, il specchio deve brillare, non lasciare a domani ciò che puoi fare oggi. Solo agendo si possono cambiare le abitudini quotidiane. Il cambiamento nasce dai piccoli sforzi, dai piccoli gesti. E quello sforzo e quel gesto lo puoi prendere anche tu. Questo nuovo anno lo puoi iniziare a pulire la vostra casa, a salvare il pianeta soprattutto, di usare i prodotti sostenibili. Everdrop ci propone tutti i detersivi quello che servono per pulire la casa e con codice sconto Erika Home 10 avrai 10% di sconto. Il link lo trovi nella descrizione del video. Acqua molto bollente, un po' di aceto di alcol e qualche goccia di olio essenziale. Profumiamo e disinfettiamo il nostro pavimento. Essendo l'acqua molto calda, non aggiungete troppo olio, sennò essenziale, perché sennò sarà un profumo già un po' pesantuccio. Basta 2 goccette. Possiamo profumare anche la nostra carta igienica. Prendo qualche goccia e lo metto proprio in mezzo dove c'è il cartone. In questo modo si profuma bene anche il nostro bagno. Su un disco per togliere il trucco aggiungo qualche goccia e vado a spalmare sul termosifone, così quando si scaldano emanano un bel profumo. La sera prima di dormire metto un po' di goccette sul lavandino, metto l'acqua bollente e rimani bello profumato. Anche il secondo giorno quando ti alzi senti un buon profumo in cucina. Stessa cosa spalmo anche sulla lampada. Quando lo accendiamo e si scalda il vetro emana un buon profumo.
Queste sono state quelle regole che io ci tengo per avere la casa sempre profumata, ma questo fa parte anche del mio lavoro, di creare questi contenuti per voi. Sta del fatto che il profumo migliore e più buono sono quelli dei valori di una famiglia, di genitori presenti, di fare qualcosa insieme, anche quella bistecca che ha un odore un po' bruciato. Sono quei profumi di valori di un pane appena sfornato, di un biscotto, la pizza fatta insieme, i giochi insieme ai bambini, stare tutti insieme, sono questi profumi. Ma soltanto voi potete decidere che profumo scegliere per la vostra casa. Io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao ciao!